Il video di oggi, ragazzi, è un video molto importante. Ci sarà la descrizione e la spiegazione di tutti i parametri degli inverter, dei regolatori di carica e dei BMS. Quali? Tutti. Ovvero, voglio farvi capire attraverso questo video, che considero veramente un mini corso fotovoltaico, farvi capire come si settano gli inverter, i regolatori di carica e i BMS in funzione di ciò che è il vostro impianto, di quanti pannelli avete, di che potenza dovete prelevare. Tutto ha una proporzione. Ecco perché questo video non parlerà del settaggio dei toroidali e delle PEVER, ma parlerà di questi, e capendo questi saprete come applicare questi principi anche sui vostri regolatori di qualsiasi marca e dei vostri inverter ibridi con regolatore incorporato. Dovete capire quello che è il meccanismo che avviene all'interno del vostro impianto per andare a capire che cosa fare, come settare. Ebbene, ci saranno, come avete visto nella mia lavagna, ci saranno 9 parametri fondamentali, che sono quelli descritti nell'immagine iniziale. Da questi 9 parametri fondamentali andiamo a capire il funzionamento di tutto l'impianto per andare a vedere come combinarli tra di loro e a questi aggiungere tutti gli altri parametri che io definisco importanti ma relativi rispetto all'importanza che hanno questi 9. Ora ragazzi, buona visione, 4 secondi il tempo di iscrivervi al canale e entriamo nel vivo di questo mini corso fotovoltaico sui settaggi. Buona visione. Iniziamo col parametro più importante di tutti, la sicurezza delle batterie, cioè il salvataggio delle batterie, evitare che le batterie si brucino. Chi svolge questo compito? A volte nei commenti mi scrivete: Gianni, qual è il settaggio corretto dell'inverter per non bruciare le batterie? Ebbene, non è una domanda corretta, perché l'inverter non brucia le batterie, non è l'inverter uno strumento atto a proteggere le batterie. Lui ha un parametro che è il parametro 12, dopo lo vedrete anche quando zoomerò sulla lavagna. Il parametro 12 è un parametro di passaggio alla rete. Il toroidale, anche gli ibridi, hanno questo parametro 12 perché fondamentalmente la scheda, il monitorino, ha un software, ha una serie di firmware che sono costruiti dallo stesso produttore. Ora, il parametro 12 è il cosiddetto passaggio alla rete. Ora, può sembrare una protezione delle batterie e in realtà potremmo anche considerarla tale, perché col parametro 12 noi stabiliamo una tensione sotto la quale il nostro inverter passa alla rete, il relè passa alla rete. Per quelli che sono nuovi, ricordo che un impianto off-grid non è connesso alla rete. Connettersi alla rete con un impianto off-grid segue il concetto dello scambio sul posto. Ora, il parametro 12 cosa stabilisce? Noi siamo fuori dalla rete, abbiamo il nostro impianto e abbiamo la casa alimentata. Perché? Perché dal contatore della nostra rete arriviamo al quadro elettrico di casa, arriviamo al nostro differenziale magnetotermico primario, quello che poi si allaccia con i ponti a tutti gli altri magnetotermici. Ebbene, lì noi togliamo il cavo di connessione in parallelo agli altri magnetotermici e lo portiamo all'inverter. Dove? All-in dell'inverter. Poi dall'out, cioè dall'uscita dell'inverter, andiamo, cioè torniamo e continuiamo attraverso la casa. È praticamente quello che faceva prima direttamente il nostro impianto rete col primo differenziale sui magnetotermici. Adesso noi interrompiamo lì, lo ripeto, sul differenziale, andiamo all'inverter, quindi abbiamo protetto questa linea e dall'inverter, interponendo un differenziale magnetotermico, ritorniamo a proseguire verso gli altri magnetotermici. Il magnetotermico funziona, ma il differenziale non funziona, perché con la bifase non esiste un differenziale che possa funzionare. Alcuni schiacciano il tasto T e quello serve solo a identificare il funzionamento del differenziale. Sì, funziona, ma non come differenziale se noi dovessimo prendere una corrente diretta o indiretta, già discussa in altri video. Detto questo, ragazzi, noi entriamo con la rete nell'inverter, ma non stiamo connettendo la rete in parallelo al nostro off-grid, questo lo dico per i nuovi. A questo punto, col parametro 12, torniamo all'argomento, quando l'inverter percepisce una tensione più bassa di quella stabilita da noi, lui passa a rete.
Questo è un parametro importante perché evita che la batteria vada troppo sotto. Quindi lo consideriamo una protezione? No, lo consideriamo l'inverter un utilizzatore che utilizza la nostra batteria fino al parametro 12, ok? Ma allora chi protegge la batteria? Ecco, è il BMS. Il BMS protegge la batteria perché? Perché se per caso c'è stato un blackout e la rete si sgancia, l'inverter non la sente più, ma non fa nulla. Non sentendo più la rete, lui continua ad assorbire, perché lui è un assorbitore, è un trasformatore che da batteria trasforma alla 230. Ebbene, assorbendo la batteria scende ancora. Ecco che entra la protezione. La protezione del BMS col parametro che ho descritto qua, ovvero la scarica massima. Quando arriviamo a un parametro che dopo vedremo nei dettagli di scarica massima della batteria che stabiliamo sempre noi attraverso il BMS, che sia il daily, che sia il Saplus, che sia il JK, quello che volete voi, ebbene al di sotto di questo parametro il BMS protegge la batteria. Come? Pam, sgancia tutto. Molti di voi mi hanno detto oramai nei messaggi, negli anni, Gianni mi si è spento il BMS perché adesso misuro la batteria ed è 43 volt, 41 volt. Ebbene, è entrato in atto il BMS. Perché? Può darsi che sia sparita la rete, può darsi che ci sia stata un'anomalia, qualsiasi cosa per cui il vero protettore delle nostre celle, delle nostre batterie, è esattamente il BMS. Bene, quindi inverter utilizzatore, BMS protezione delle nostre batterie, poi vedremo tutti i parametri. Che cos'è quindi il regolatore di carica? È quel meccanismo che consente ai pannelli di caricare le batterie ma non direttamente. Non possiamo fare una stringa di 120 volt e caricare direttamente una batteria portandola a 120 volt, sarebbe impensabile, esploderebbe. Per le LiFePO 4 non bruciano, non succede nulla, ma scoppiano, cioè si dilatano ed esce fumo all'inverosimile. Le buttiamo praticamente. Ora, il regolatore di carica ha questa funzione, cioè lui preleva la tensione che noi abbiamo stabilito in base alle stringhe, che siano stringhe da ibrido, quindi a 300-400 volt, quindi pericolosissime, o quelle che consiglio sul canale per stare all'interno dei 120 e ripeto 150 massimo, perché poi nel lavoro arriviamo anche a 120-140. Ora, quando siamo all'interno di questi parametri, il regolatore raccoglie questa tensione, raccoglie gli ampere, col suo algoritmo MPPT li trasforma in quello che è la tensione ideale per le batterie e gli ampere vengono aumentati perché chiaramente c'è il calo della tensione, no? Questo in base alle leggi dell'elettronica. Bene, cosa succede a questo punto? Se il BMS non funziona, se il regolatore di carica non funziona e dovesse caricare troppo le batterie, quando arriva a un parametro massimo, che noi stabiliamo comunque già anche all'interno del regolatore di carica, ma se qualcosa non va, lui continua a caricare, ancora il BMS protegge le batterie. Come? Evitando la sovraccarica. Quindi fa un intervento diretto che ancora una volta stacca le batterie. In caso di discesa stacca le batterie e si spegne tutto. In caso di salita invece annulla l'ingresso da parte del regolatore di carica, quindi l'impianto può ancora funzionare. Bene, questo per identificare il primo fattore, cioè inverter, utilizzatore, regolatore di carica serve a bilanciare i pannelli rispetto alla batteria, crea un equilibrio di carica e quindi dosa. È quello che, ragioniamola così, inverter preleva e basta, lui preleva e a un certo punto dice basta, adesso prendo dalla rete. Il regolatore di carica dice ok, piglio tutto io dai pannelli, butto nelle batterie e mi devo fermare a un certo livello. Ok? Il BMS dice ragazzi, voi due lavorate, inverter, regolatore, fate il vostro lavoro perché a supervisionare tutto ci sarò io, il BMS, che è il vero meccanismo di controllo di qualsiasi tipologia esso sia. Spero che fino adesso sia stato chiaro per andare a capire bene che cosa sono questi tre componenti e capendo cosa sono capiamo come settarli. Non abbiamo un'idea errata di pensare che l'inverter debba proteggere le batterie, che il BMS mi debba passare alla rete, non esiste. I parametri sono gestiti in questo modo, ok? Utilizzatore, riempitore e controllore. Andiamo avanti. E iniziamo proprio dal parametro numero 12, cioè il passaggio alla rete.
Noi abbiamo la batteria, l'abbiamo riempita, poi iniziamo a utilizzarla, comincia a scendere la tensione. Ebbene, attraverso il parametro 12 che ho già scritto qua, lo vedete 48 volt, ma non è univoco, attenzione, quando ho scritto 48 volt pensavo di utilizzare la batteria al 100%. Se voi volete utilizzarla meno e lasciare un pelino più di riserva, il parametro 12 potete mettere anche 49, potete mettere anche 50. Tenete presente che da 48 in giù abbiamo 5-6 ampere, da 49-50 in giù abbiamo 7, 8, 10 ampere massimi. Ebbene, a cosa servono questi ampere? Nel caso che l'impianto passi alla rete e abbiamo tante nuvole, non riusciamo a caricare e quindi lui in funzione, attenzione, degli strumenti che abbiamo connesso di controllo sulla batteria, che non sono dipendenti dall'inverter o dalla rete ma dalla batteria stessa, potrebbero assorbire un po' di corrente continua. Ecco che scendendo sotto soglia vedrebbe purtroppo intervenire il BMS. Ecco che il parametro 48 lo dobbiamo impostare quando abbiamo una batteria semplice, fatta da noi, la utilizziamo al 100%, abbiamo 5-6 ampere, che significano 300-400 watt. Non sono tanta roba, non possiamo farli assorbire attraverso gli strumenti di controllo. Se invece siamo appassionati, abbiamo attaccato alla batteria tanti piccoli controllori che il wifi, gli scelli, le pinze amperometriche, cioè tutte cose che consumano pochino ma insieme possono farci calare la batteria. A questo punto vedremo l'intervento del BMS. Ebbene, l'intervento del BMS l'ho messo perché questi due parametri, cioè il parametro 12 e l'intervento del BMS che si chiama Sum Voltage Low Protection, cioè la somma delle tensioni basse per cui io debbo andare in protezione, è 40. 40 significa 2,5 per cella. Se avete un impianto a 12 volt fate 2,5 per 4. Se avete un impianto a 24 volt fate 2,5 per 8 perché sono 8 celle o 4 celle come nel caso della 12 volt. Ebbene, a questo punto spero ragazzi che capiate, perché sto cercando di spiegarlo in maniera molto semplice per tutti, competenti o meno. Quando abbiamo stabilito questo parametro di sum cos'è? La somma di tutte le celle in low protection, cioè che si stanno scaricando al massimo, ok? C'è anche un altro parametro legato a questo nel BMS, dopo lo vediamo insieme, che è il cell volt low protection, cioè la cella singola. Quindi il BMS interviene sia che una cella va sotto i 2,5 volt o che tutte insieme, cioè una più alta, l'altra più bassa, vanno sotto i 40 volt. Ora vedete che la differenza tra 48 del passaggio alla rete e 40 dell'intervento del BMS c'è. Se mettiamo 49 ce n'è di più, se mettiamo 50 è addirittura abbondante. Questo, ripeto, serve a evitare che una volta che passa la rete pian piano si scarica la batteria e andando sotto soglia intervenga il BMS. Quindi calcolate voi, in funzione di quante apparecchiature piacevoli di controllo, di wifi avete attaccato direttamente i dry contact direttamente alla batteria, ebbene tutte queste apparecchiature dovete valutare se hanno bisogno del 49 volt o del 50. Ok? In questo modo abbiamo capito una cosa fondamentale, il legame che c'è tra l'inverter e il BMS per quanto riguarda questo passaggio. Io passo alla rete ma non c'è la rete, allora intervengo io. Io passo alla rete ma tu hai continuato a consumare perché c'era neve per 2 o 3 giorni, sono andato via, chissà cosa è successo, ebbene io BMS intervengo. Ora, spero che sia chiaro questo aspetto qua. Adesso passiamo a un altro parametro, quello del ritorno. Intanto ci tengo a dirvi una cosa, il parametro 48, quando c'è l'intervento cioè l'inverter passa alla rete, voi andate lì a vedere, alcuni mi hanno scritto Gianni però c'è scritto 49, però c'è scritto 50, come mai è passato alla rete? Ebbene, è arrivato alla soglia dei 49-50, poi c'è stato un grosso spunto, un frigorifero, un carico induttivo e quindi questa grossa partenza ha fatto sì che le batterie oramai scariche abbiano avuto un picco in discesa e l'inverter, pam, è passato, ma poi è tornato alla lettura della tensione della batteria a riposo, che non era 48, ci è arrivato per spunto, ma era 49-50. Ok ragazzi, quindi se trovate 49-50 e avete messo 48, va bene, è normale.
Ok, se trovate 47 quando andate lì la mattina, 46, vuol dire che la vostra batteria assorbe un po' durante la notte, allora non va bene 48, metto 49. Ok, questo è un calcolo, questo è un test che dovete fare in funzione del vostro impianto specifico. Non c'è una linea univoca, non c'è mai una linea univoca nella corrente. C'è chi dice il parametro di 12 deve essere 50, 51, anche, non sì. Perché se io metto 51 è perché ho riempito la batteria, comincio ad avere 15-20 ampere di riserva, 1 kilowatt, allora vuol dire che ho attaccato tante strumentazioni, ventoline, controllo della temperatura, per evitare che ghiaccia c'è anche una resistenza che scalda, e allora posso fare 51, il parametro anche 51,5. Attenzione, è tutta la riserva che devo consumare poi in eccesso. Andiamo avanti a descrivere adesso il parametro 13. Ebbene, ecco il parametro 13, ragazzi, il ritorno a batterie. È mattina, il sole comincia a lambire i pannelli, cominciano a caricare la batteria e arriviamo a una certa tensione per cui l'inverter dice ok, sono arrivato al parametro 13 che tu hai stabilito, passo a batterie, cioè comincio a ritornare off-grid. Ripeto, non c'è connessione mai tra rete e off-grid, lo dico perché mi fate veramente tante domande. Gianni, ma posso mettere, è legale la rete? Cioè, questo è un off-grid, cioè non c'è rete quando siamo a batteria e non c'è batteria quando siamo a rete. Ora, il parametro che io ho ipotizzato qua, che è quello che consiglio, è 52 volt. A 48 abbiamo sganciato, la notte passa, comincia a salire, a 52 passa a batteria. Attenzione, è passato a batteria a 52, ma se noi abbiamo pochi pannelli, un impianto da 1 kg a 2, 3, ci arriva lentamente a caricare 15 kWh, quindi il 52 è reale. Se noi dovessimo spegnere l'impianto e vedere la batteria nello stato di fermo, di stand-by, senza connesso niente, né l'inverter, né i carichi, né niente, il 52, quando arriva al 52 sganciamo, siamo a 51,6, 51,8, dipende da quanti pannelli abbiamo. Quindi è reale. Ma se noi abbiamo 5 kW, 3 kW, 4, 5, 7, 10 che entrano in una batteria da 15 kWh, ebbene, il momento in cui arriva a 52 passa batteria, quando noi, se dovessimo spegnere tutto, la batteria non è a 52, può essere anche a 50, a 49,5. Perché? Perché la quantità di energia che stava entrando dai pannelli ha fatto sì che la tensione finta che entra quando c'è la carica o viceversa la scarica, tensione finta anche in scarica. Abbiamo una batteria a 54, se attacchiamo 6 kW, 54 diventa 53, 53,2, 53,3. Poi spegniamo 54, quindi queste fluttuazioni sono le tensioni finte. Ora, se abbiamo stabilito il parametro di ritorno a batteria a 52, dobbiamo avere un impianto modesto, pannelli modesti. Se abbiamo tanti pannelli, tanta carica veloce, 0,5C, 0,7C, 1C, che non consiglio ovviamente, ebbene possiamo mettere anche 52,5, 52,8, perché tanto è tutta finta quella tensione lì, ma quando arriviamo a 52,8 e sganciamo tutto, vediamo che quella reale può darsi che sia 52, 52,1, 51,8, allora siamo già messi bene. Questo per evitare cosa, ragazzi? Per evitare le continue fluttuazioni di ritorno a rete e ritorno a batteria. Quando abbiamo immaginiamo questo, noi abbiamo sganciato col parametro 12 a 48 volt, adesso torniamo a torniamo a batteria col parametro 52, però con tantissimi pannelli, ok? Quindi sganciamo la rete, preleviamo dalla batteria e abbiamo un carico importante, ok? Passa una nuvola che ci oscura quella che era la produzione, il carico importante assorbe, ma la batteria non era 52, era 50. Con questo grande assorbimento scende a 48, pam! L'inverter ritorna a rete. Potrebbe accadere che ci sia questo continuo jumping tra rete batteria. Questo ve lo dico perché a volte mi mandate un messaggio con scritto il mio inverter ibrido continua a fare tac, 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 rete batteria. Certo, perché avete il parametro 12 e 13 troppo vicini. Allora lui passa a rete,
ma il sole poi carica, passa batteria, ma però avete un grande assorbimento, passa rete e lui continua a fare tac 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 tac. Se siete in vacanza gli fate fare tac 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 per migliaia di volte ogni mattina, poi alla fine anche i relè di passaggio si vanno a guastare, perché tutti i relè hanno un numero di passaggi prestabilito, 10.000, 100.000, ci arriviamo. Questo spero l'abbiate capito, perché è importante. Quindi meglio mantenere più alto che non più basso, cioè la differenza. Chiaro, se abbiamo messo il parametro 12 a 50, non possiamo mettere il 13 a 52, dobbiamo fare 52,5, 52,4, ma sempre in funzione della potenza fotovoltaica, anche 53. C'è chi dice: Gianni, io consumo talmente poca batteria, preferisco caricarla tutta, allora metto 53,5, 53,4. È tanto, cioè dobbiamo aspettare proprio che venga caricata, però poi per passare a rete la dobbiamo scaricare. Ok? Questi parametri sono tra di loro tutti combinati, tutti legati, vedete, non esiste un parametro unico. Questa spiegazione serve a farvi capire come funzionano questi tre meccanismi, inverter, regolatore e BMS, per andare a capire voi, attraverso i test e questa chiacchierata tra amici, come impostare tutto nel modo migliore. Ok? E non ci vuole un giorno. Andiamo avanti. Adesso parliamo di un parametro molto importante dell'inverter, il cut-off. Avete visto? L'ho scritto qua, 45 volt. Che cos'è questo? Se c'è un'anomalia e si è staccata la rete, c'è un blackout, quindi l'inverter non sente la rete, lui deve dire a se stesso: cosa faccio? Consumo tutte le batterie? No, mi spengo. Cut off significa tagliato. Tagliamo. L'inverter a 45 volt si ferma. Pam, si spegne tutto l'impianto. Questo ha evitato che intervenga il BMS, che è il vero salvatore del meccanismo batteria, perché lui interviene a 40. Allora capite che questi parametri hanno un legame. 48, parametro 12, devo passare alla rete, ma non c'è la rete, sono off grid, non ce l'ho la rete, non pago la bolletta, non la volevo. Non è partito il generatore, non mi sono caricate le batterie, allora scendo ancora. Allora io inverter dico: va bene, 45, pam, spengo tutto. Ma non ho spento per chissà quale motivo. Allora il BMS dice: pam, spengo io, non vi preoccupate. E quello si spegne sicuro. Ok? Tre parametri, 48, 45 e 40, hanno questa fluttuazione continua dove l'uno è legato all'altro. Torniamo un attimo a quello che dicevo prima. Invece di 48 metto 50, ok, sto un po' più ampio. Allora a questo punto non metto 45, metto 46, ok? E in questo modo ho creato una sorta di morbidezza nella mia gestione, non sono troppo legato. Se io metto 48 e 45 e arrivo al pelo dei 48, un inverter e dei carichi potenti, pam, mi partono 5 kW all'improvviso e scende sotto il 45, si spegne tutto. Allora questo lo dovete tenere in considerazione, perché se no, spegnendo tutto, è un disastro. Allora teniamo un po' di lasco, teniamo un po' di ampiezza tra questi parametri. Possiamo fare quindi, se abbiamo un impianto potente, tanti pannelli, l'inverter potente, la casa che assorbe tanto, allora facciamo 49, 50, 46 o 45. Così sappiamo che a fronte di questi spunti, che sono la cosa peggiore che avviene negli impianti, noi riusciamo a far reagire i nostri inverter, i nostri meccanismi di controllo in maniera molto più sicura, senza fare danni. Ok, spero che sia chiaro. Ecco perché oggi ho scritto questo. Se voi dite: allora Gianni ha detto che bisogna mettere 48, 45 e 40, no! Vi sto spiegando il perché di questo, con una logica di funzionamento normale, ma il perché debbano essere modificati con una logica di funzionamento di potenza. Ok? Vi faccio un altro esempio al contrario. Io ho messo 48 e 45, ma posso mettere anche 47 se ho un impianto da 100 watt con l'inverterino piccolo. Allora utilizzo veramente tutto, tanto, scusate, non avrò mai spunti esagerati. L'impianto è modestissimo, luci, se non ho carichi induttivi, frigorifero, pompe, del pozzo, questi sono carichi induttivi. Invece le resistenze, come le serpentine, sono carichi resistivi. Poi ci sono i capacitivi. Quindi le lampadine, che non sono induttive, hanno degli assorbimenti normali, non abbiamo le fluttuazioni di tensione. Ecco che in questo modo spero stavolta con questo video di essere stato veramente profondo, chiaro, e andate a capire come scegliere il 12, il cut-off
e l'ultimo qua del BMS, ok, cioè il Sum Voltage Low Protection, ok, e quello suo personale, cioè il Cell Voltage Low Protection. Quando avete capito questo, dopo un po' di sperimentazioni, un po' di spegnimenti anomali e ve li aggiustate, vedrete che il vostro impianto funziona linearmente, come decine di migliaia oramai di voi mi confermano sui messaggi, e questa è la mia grande soddisfazione. Andiamo avanti con gli altri parametri, ragazzi, e dopodiché toccheremo per ultimo quello delle Pever, perché questo si combina con tutti gli altri. Buona visione. Parliamo adesso di questo parametro, Cell Volt Eye Protection, cioè la protezione della cella, di una cella qualsiasi che possa andare oltre una certa tensione sua, singola personale, controllata dal BMS. Ebbene, il parametro standard che usano un po' tutti è questo, 3,75 volt. Quindi nel BMS metteremo 3,75, ma possiamo mettere anche 3,70. C'è chi mette 3,60, è un po' bassino. Questo perché io consiglio il 3,75? Perché è generico e se una sola cella, dove noi possiamo avere anche le celle a 3,42 e una va a 3,75, bene, il BMS boom, blocca, rallenta l'ingresso da parte del regolatore di carica, proprio per proteggere quella cella, se no andrebbe in dilatazione. Noi le abbiamo compresse, dobbiamo comprimerle sempre, qualsiasi cosa facciamo. Tra l'altro ho ricevuto una lettera di un'azienda importante che mi ha detto: Gianni, grazie a te nel mondo, queste sono le soddisfazioni di questo canale, ragazzi, grazie a voi, nel mondo abbiamo adesso tutti noi messo le piastre dietro i box perché non ci avevamo pensato, e in effetti you are right, chiaramente tutte le lettere in inglese, you are right, le celle andavano a gonfiare creando una sagoma. Ragazzi, ma io dico, sono aziende multimiliardarie, non è arrivato Gianni e vi ha dato il consiglio. Però ragazzi, le soddisfazioni di questo canale me le piglio, ok? E grazie anche a voi, sempre dei commenti che mi stilate qua sotto, che sono belli, belli veramente sempre. Ora, questo è un parametro molto semplice, 3,75, la prima che va fuori, boom, rallentamento. Quindi è una cosa semplice da fare. Abbiamo un po' di paura, non vogliamo gonfiare queste celle, mettiamo 3,70. 3,65, non scendiamo sotto perché può accadere che si sbilanciano le celle. Ora, qui colgo l'occasione per dire una cosa importantissima. Perché le celle si sbilanciano? I fattori sono tantissimi. Quando noi mettiamo 40, abbiamo anche messo il Cell Voltage Low Protection, che è 2,5. Quindi il 2,5 e il 3,75 sono fondamentali. Perché uno protegge dalla discesa e stacca tutto, l'altro protegge dalla salita e rallenta l'ingresso. Questo sbilanciamento delle celle è dovuto a diversi fattori, ho detto. Il primo in assoluto è la qualità delle connessioni, ok? Anzi no, il primo in assoluto è la qualità delle celle. Se le celle sono di grado B, ecco perché io consiglio sempre la Mani, perché oramai la Mani è un orologio della perfezione. Mi hanno chiamato, voi lo sapete, tantissime aziende cinesi, facci la recensione, vendi qua, no. Siamo qui con la Mani ancora. Quando si trova la roba buona, perché andare a cercare la roba meglio rischiando che diventi la peggio? Io sto con la roba buona. Ora, celle buone, grado A, alta qualità, tutto il resto preso per scontato. A questo punto dipende da noi la qualità delle connessioni. Un amico del canale, se la sente può mettermi anche il commento qua sotto, non è uno solo in realtà, consigliato di mettere i busbar, quelli nuovi che ha la Mani, li vende, sono anche al magazzino di Milano, sono i busbar quelli micro a lamelle, hanno una conduzione, ragazzi, che è incredibile rispetto a quelli di alluminio, quindi è quasi il doppio. E poi, essendo in microlamelle, la superficie aumenta notevolmente. Questo ve lo dico perché con questi busbar a microlamelle, con i cavi multifilo sottili, si ha una miglioria dell'impianto notevole in termini di conduzioni rispetto a cavo grosso e busbar unico o busbar addirittura di alluminio che conduce meno. Quello che consiglio sui busbar è sempre stagnarli per proteggerli, oppure li comprate già stagnati e pulite la zona, ovvero togliete lo stagno, che è un pessimo conduttore che c'è nel punto di appoggio
del busbar. Questo l'avete già visto in altri video che ho fatto io. Andiamo avanti, ragazzi. Ecco, ragazzi, un altro parametro molto importante, l'ho scritto qua, different volt protection, è esattamente legato a quello che ho detto un attimo fa, cioè la qualità delle connessioni. Questo è un parametro che riguarda la differenza tra due celle, tra la più bassa e la più alta, qualsiasi esse siano. Io metto di solito 0,250 volt, ovvero 250 millivolt. Sembra alto perché in realtà è altissima questa differenza, ma questo avviene per pochissimi attimi. Se noi facciamo parametri più bassi dobbiamo prestare attenzione al fatto che il BMS potrebbe percepirlo e intervenire. Allora, mettendo questo, io ho visto nel tempo che è un parametro che va bene, perché il BMS interviene non drasticamente, ma protegge le celle. Certo, se andiamo oltre a questo comincia a diventare uno sbilanciamento eccessivo. Ora, come ho detto prima, questo è dovuto primariamente alla qualità delle connessioni, oltre che le celle. Prendendo per buone le celle, abbiamo le connessioni. Che cosa succede praticamente? Se non abbiamo buone connessioni, le celle assorbono, caricano e scaricano in maniera autonoma, diversa da quella che dovrebbe essere invece in una maniera univoca. E questo crea proprio questo sbilanciamento. Molti amici del canale, mettendo i busbar della Mani, mettendo questi busbar, mettendo cavi grossi, terminali grossi, puliti, rame a vista lucidato, stretti bene con le dinamometriche, fusibile della linea 500 ampere. Il fusibile deve essere 500 ampere sulla linea. Vi ricordo che il fusibile non protegge gli apparecchi, quello della linea protegge i cavi, cioè la linea. E quando abbiamo un cavo da 50 mm quadri, un fusibilino da 200 ampere, se ci fosse un cortocircuito se la beve in un istante. Allora andiamo a mettere fusibili di linea che siano commisurati alla linea. Ok? In questo modo abbiamo ottime conduzioni, ottimi passaggi, soprattutto i busbar sulla batteria, eccetera, e abbiamo a quel punto un buon passaggio di corrente, un buon equipotenziale, riducendo drasticamente il lavoro dell'equalizzatore attivo e delle celle. Perché non ho detto niente sull'equalizzatore attivo? Sono questi tre parametri. Perché l'equalizzatore attivo fa il suo lavoro, non gli dobbiamo dire niente. Ci sono i passivi e gli attivi, ormai lo sapete, li ho descritti. I passivi sono quelli che succhiano la corrente in eccesso da una cella dissipandola, questi non mi piacciono. Invece gli attivi sono quelli che trasportano la corrente dalla cella più alta a quella più bassa, quindi non abbiamo uno spreco, non abbiamo dei surriscaldamenti e questa è una cosa molto più logica dal mio punto di vista. Il BMS ha anche un suo micro equalizzatore attivo che trasporta qualche milliampere da qualche parte, ma gli serve giusto per fare i suoi test, non gli serve per fare da equalizzatore attivo. Quindi l'equalizzatore attivo negli impianti vostri deve esserci. A volte consiglio di metterne due. Tanti colleghi in giro per il mondo mi hanno anche detto: Gianni, alla fine li ho provati tutti, ma quegli Eltec così semplici, così stupidi, con i condensatorini, sono buoni. I QCC che tutti dicevano 10 ampere, io ho sempre detto non sono 10 ampere. 10 ampere su una differenza di un volt tra le celle, ragazzi, ma vuol dire che abbiamo praticamente l'impianto quasi che sta esplodendo. Ci sono i JK INI che sono buoni perché trasportano tanta corrente. Difatti il JK adesso sono montati sui box della Mani. Ok, nell'impianto fai da te non sono fondamentali se non abbiamo un impianto equilibrato. Le celle lavorano da sole e vengono bilanciate da qualsiasi equalizzatore attivo abbiate. Adesso, proprio in funzione di questo, ragioneremo sugli ultimi parametri molto interessanti e poi vedremo anche i settaggi globali. Ragazzi, questo video, ve l'ho detto, è un corso e ci tengo a farlo e a regalarvelo qua su questo canale. Ora, i settaggi del regolatore di carica, qualsiasi esso sia, seguono dei parametri ben precisi legati a degli andamenti. In primis la quantità di pannelli, poi la quantità di kilowattora presente in batteria, in quanto tempo dobbiamo caricarla, quanti assorbimenti abbiamo, che tipo di inverter. Vediamo adesso quindi, dopo aver spiegato i tre parametri fondamentali dell'inverter, i tre parametri fondamentali del BMS, vediamo adesso questi tre parametri del nostro regolatore di carica, che sia l'e-PEVER, che sia all'interno di un ibrido, che siano altre marche. Buona visione.
Ebbene ragazzi, eccoci alla parte finale di questo video, il regolatore di carica. Io ho già scritto qua i parametri che consiglio e vi dico subito, sono quelli certi, vanno utilizzati solo questi? No, anche lì bisogna capire come funziona il regolatore di carica per andare a scegliere poi i parametri ideali intorno a questi per andare a ottimizzare il nostro impianto. Bene ragazzi, io ho scelto gli ePever come regolatore di carica perché è un prodotto buonissimo. I software lasciano a desiderare perché questa azienda cinese non ha implementato quello che è la studio del software e hanno sempre delle discrepanze, degli ammanchi. Io ragazzi sono in linea fisso con loro per dirgliene di tutti i colori e riceverne da parte loro informazioni comunque sempre relative e modificabili. Il prodotto è buonissimo, è il top di gamma. Io considero l'ePever numero 2 al mondo. Al primo ci sono i Victron come sempre, ma se guardiamo la differenza di prezzo rimaniamo strabiliati perché siamo a 4, 5, 6 volte di differenza. Però i Victron, ovviamente l'ho già detto, hanno una loro connotazione specifica e una loro collocazione specifica. Ora, torniamo a noi. Ho scelto l'ePever perché è uno strumento semplice, non è complesso. Quando noi gli diciamo io ti ho impostato il bulk, cioè l'arrivo massimo della batteria, lo voglio a 55 volt. L'ePever parla con noi e dice ok Gianni, sono arrivato a 55, adesso cosa faccio? Ebbene gli diamo l'absorption, che nella descrizione dell'ePever si chiama praticamente è quanto tempo deve durare il bulk duration viene chiamato, ok? Ebbene io gli dico un'ora, lui dice ok. Quindi è arrivato a 55, mantiene la corrente in ingresso tale per mantenere la batteria a 55 volt. A questo punto lui ci sta per un'ora. Se gli mettiamo mezz'ora sta mezz'ora, se gli mettiamo 2 ore sta 2 ore a 55 volt. Questo tempo determina la quantità che entra e quindi determina quanta percentuale di batteria sto riempiendo. Se il 100%, 99, 98, 95, 90, 80, eccetera, ok? Quando lui ha finito questa ora, ipotizziamo, lui dice, ok Gianni, adesso cosa faccio? E io gli dico, scendi al float, cioè al flottaggio, cioè al mantenimento. A quanto scendo? Io gli ho detto 54. È un parametro fisso? No. Ok, poi vediamo tutti i dettagli. Lui scende a 54 e cosa fa? Ci resta. Punto. Però attenzione, nell'ePever ci sono altri parametri che come vi ho detto vedremo, non in questo video ragazzi perché ho visto che si sta allungando, volevo fare qualcosa di più ma rimaniamo sui 9 principali, questi sono quelli essenziali, dopodiché faremo un video che parla di tutto ciò che è il contorno di questi parametri, ok? Vi anticipo subito una cosa, uno dei parametri legato al flottaggio è anche il ritorno al bulk, cioè a che tensione, e sarebbe il parametro un altro, numero 4, a che tensione io devo scendere per rifare il bulk? Chiariamo bene questo concetto. Se io consumo poco e metto il ritorna a fare il bulk, cioè ritorna a 55 quando la batteria è scesa a 52, ma io consumo poco, non ci arriverò mai a 52. Il giorno dopo riparto che la batteria la mattina è già ancora a 53 o 52,8, 52,5, ebbene non scendendo sotto la soglia di ripartenza del bulk, lui fa solo il float, ok? Ed è anche buono per alcuni, perché? Perché lui lavora tra il bulk fatto e poi sta sempre nel float. È inutile fargli rifare il bulk, cioè riportarla alla massima carica per non utilizzarla. Questo è il classico utilizzo che possiamo avere delle nostre batterie tra l'80, l'85, 90%, quindi gli diamo longevità. Ripeto il concetto perché non so se è stato chiaro. Stabiliamo un bulk 55, dopodiché stabiliamo un'ora, abbiamo fatto l'absorption, dopodiché portiamo a 54 volt. Ora, la ripartenza del bulk, nei parametri che vedremo in un prossimo video, la mettiamo a 52. Quindi finché non scende a 52, lui sta sempre lì. Questo lo facciamo quando abbiamo poco consumo, abbiamo caricato le batterie e vogliamo mantenere la batteria tra l'80 e l'85%, 90%. A questo punto diamo longevità. Perché? Perché per scendere sotto i 52 e ripartire col bulk dobbiamo consumare corrente. Ma se non la consumiamo e non siamo arrivati a 52, perché ricaricarla ancora sempre tra 52 e 54, 55? Lasciamola così com'è.
Questo è un fattore importante. Se invece consumiamo sempre la batteria, allora abbiamo bisogno del bulk sempre e allora facciamo il lavoro contrario, cioè mettiamo 55, absorption un'ora, float 54 e il ritorno a fare il bulk lo mettiamo anche a 53,5, 53,6 perché ci scende sicuramente e ripartiamo con i 55 volt perché stiamo assorbendo tanto e abbiamo anche la diretta del sole da utilizzare. Non abbiamo il regolatore di carica che riposa mentre noi stiamo consumando tanto per scendere a 52. Poi lì è finita la giornata e non abbiamo ricaricato le batterie. O meglio, lui le ha mantenute a 54. Rifacciamo il bulk se abbiamo tanti assorbimenti. Insomma, vedete che le situazioni sono molto variabili. Ora, perché non sono fissi questi parametri? Perché ancora una volta questi, e soprattutto questi, dipendono dalla potenza dei pannelli e dalla potenza delle batterie. Se abbiamo tanti pannelli, la tensione finta di carica partirà immediatamente e noi arriveremo a 55 subito. Se gli diamo mezz'ora di absorption, lui 55, mezz'ora parte al float e non abbiamo le batterie neanche a 54. Se noi andiamo a sganciare tutto, abbiamo le batterie magari a 53, 53,2. Ah, ma io avevo messo 55. Sì, ma era tensione finta perché avevo tanti pannelli. 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW che entrano in una batteria da 15 kWh. Se invece abbiamo il 2P16S o 2, 3, 4 batterie della Mani, quindi tanti kWh, allora mettiamo 55 e ci arriva lentamente perché la batteria sono tutte queste celle che devono assorbire, non una sola batteria da 15 kWh. Ragazzi, parliamo di 15 kWh come se fossero adesso bruscolini, vogliamo i 60, 90, quando tempo fa giravamo con 4 piombo e arrivare al 15 kWh, quanta corrente. Questo è un po' il fatto che diventiamo tutti energivori man mano che si va avanti. Non bisogna però mai sottovalutare l'importanza di calcolare bene il tutto, di essere economici, perché se io ho anche 30 o 45 kWh o 60, ma poi io dico via, vado, tanto ce l'ho, però quando ho 2 o 3 giorni di nuvoloso poi cosa faccio? Sono costretto a passare la rete, quindi l'ottimizzazione dei consumi è sempre una fonte importante in un impianto fotovoltaico. Torniamo a noi. Se io ho tanti pannelli, quindi tensione finta, quindi ci arrivo ma le batterie sono al 60-70 e ci sono arrivato, cosa faccio? Lascio un'ora? Posso fare 2 ore. Però attenzione, se poi una giornata mista che con tanti pannelli entra lentamente, 2 ore a 55, posso riempire tanto, posso riempire troppo? No, 55 va bene, siamo ancora nei limiti dove gli equalizzatori attivi lavorano bene, qualsiasi marca sia. Ecco perché il 55 lo reputo salvifico. Del resto, se siamo arrivati a un'ora o 2, abbiamo calcolato bene, abbiamo fatto un po' di prove e abbiamo caricato la batteria una volta con meno sole, più gradualmente piena, 100%. Un'altra volta 90, 95, ci cambia la vita? Cioè quei 5 ampere, 7 ampere, 3 ampere, che sono 200, 500, 600 watt, hanno cambiato la vita all'interno dei 15 kWh o dei 30 kWh? Direi di no. Ora, se abbiamo tanti pannelli possiamo fare anche 55,1 o 55,2, ma dobbiamo supervisionare la batteria. Stiamoci lì, vediamo con tanto sole come si comporta, perché le celle lì cominciano poi a lavorare. Allora c'è chi dice, alcuni amici del canale mi hanno scritto, allora io posso mettere un equalizzatore attivo che lavora con più potenza, eccetera. Sì, la Mani adesso c'è il JK c'è da tanto tempo, o i Ni, N, E, Y, lavorano bene, però cerchiamo di lavorare in un modo tale che se c'è un'emergenza non abbiamo costretto la batteria ad andare a 55,2 e magari il nostro LTEC o il QCC o il Ni o il JK non funziona più e noi cosa facciamo a 55,2, 55,4, 55,6? Abbiamo il meccanismo che si pianta. Mentre con le celle buone, se lavoriamo a 55, può darsi anche che le celle non abbiano bisogno di essere bilanciate e lavorano bene costantemente. Quindi andiamo a caricare meno e andiamo a salvare l'impianto, a dargli longevità. Del resto, quando diciamo è inverno voglio caricare di più, voglio caricare rapidamente perché il sole è più corto, c'è meno tempo, eccetera. Sì, è vero, ma di quanto? Di 500 watt? Di 1000 watt? Cioè ragazzi, abbiamo veramente tanta energia in queste batterie.
pensiamo anche a salvarle. Questo è un equilibrio che poi dovete decidere voi, quindi 55 è consigliato da me, o 55,1, 55,2 se avete tanti pannelli, perché la tensione finta salirà rapidamente. Aumentiamo il tempo di absorption, quindi da mezz'ora a 2 ore, è la quantità di energia che entra mantenendo la tensione a 55, quindi tanta roba. E poi cosa facciamo? Se vogliamo una carica al 100%, continuiamo col float. 54, lui continua a inserire. Se la batteria è arrivata realmente a 54 attraverso le ore di absorption, caleranno gli ampere fino a 0. Abbiamo la batteria a 54, mamma mia, siamo quasi al 100%. 54,4 è il 100% non reale, è quello fisiologico, dove non creiamo problemi, è quello bello, ok? Se facciamo 55 cominciamo a salire, 55,6 andiamo all'eccesso, rimanendo sul flottaggio 54, anche se il giorno prima non abbiamo consumato niente. 55 ci è arrivato alle 10:30 e quindi un'ora è rimasto a 55 e poi fa tutta la giornata d'estate a 54. Non abbiamo rovinato le batterie e le abbiamo caricate al 100%. Questo è il parametro che vi consiglio. Ma possiamo fare anche 53,6, 53,7, 53,8 come flottaggio, float. In questo modo diamo più longevità. Quando si fa questo? Quando non consumiamo tanta corrente, abbiamo una bella batteria, ok, riempiamola, ci serve quando è nuvoloso, quando è inverno, ma io la tengo bassa e utilizzo sempre tra l'80 e il 90%. E quindi facciamo il bulk 55, il float 53,7 e di conseguenza facciamo i parametri dell'inverter, il 12 lo facciamo a 50, lavoriamo tra il 20 e l'80 e la batteria ci dura fino ai nostri nipoti. Ok? Ragazzi, con questi 9 parametri chiave dei nostri 3 strumenti del nostro impianto fotovoltaico spero di essere stato chiaro, ma non chiaro nei settaggi che non devono essere questi, ma chiaro nel come questi settaggi che consiglio io voi li possiate adattare, modificare al vostro impianto affinché ci sia veramente una sintonia e l'impianto lavori bene senza mai piantarsi. Ragazzi, questo era un video che parlava dei 9 parametri fondamentali di questi 3 strumenti del nostro impianto fotovoltaico. Avete ben capito che non sono parametri statuari, cioè da questi avete capito il meccanismo, adesso li dovete modificare, adattare al vostro impianto in modo da creare quanto più sintonia di comportamento tra questi 3 elementi. Questo era lo scopo di questo video. In futuro, a breve, non è vero a breve perché dico sempre a breve, poi ho adesso tutti i test da fare della batteria di sabbia, i Seplos, le configurazioni, ragazzi, sono saturo, abbiate pazienza, pian piano sto buttando fuori tutto su questo canale e le novità sono veramente infinite, quindi questo è un canale che non finisce mai e le serie, le playlist non finiscono mai. Questo è rientrato nella 48 volte perché riguarda il BMS, l'inverter, il bestione eccetera, poi avremo tutte le altre serie a seguire. Anche questo video è arrivato alla sua fine, ragazzi, spero di essere stato utile. Qui ci sono stati tanti dettagli che dovete, come avete chiaramente visto, valutare per andare a capire se le vostre condizioni si adeguano a questi tipi di consigli o se dovete andare leggermente a modificarle, come ho detto in questo video. Ragazzi, se volete iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti.